Ehi là, ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video sul canale di Triber. È il primo video del 2024 e per l'occasione, come avrete visto, sono riuscito a mettere a posto la bellissima lava lamp. Speriamo che duri per altri video, ma staremo a vedere. Ma senza perdere altro tempo, nonostante sia il primo video del 2024, non è un video nuovo, ma il continuo della serie di coach review che abbiamo fatto qui sul canale. Se non sai a cosa mi sto riferendo, ti invito ad andare a vedere questi due episodi qua, che sono quelli precedenti di questa serie. Detto questo, ragazzi, io passerei subito la parola a Fabrizio, perché non voglio farvi perdere tempo. Il video è lungo e denso e ricco di informazioni che sono sicuro apprezzerete. Quindi vediamo un po' cosa da dirci. Ciao Triber, avevamo cominciato un percorso con uno special tester appunto Carlo e siamo arrivati al terzo appuntamento. Oggi vedremo gli ultimi aspetti del test che appunto Carlo ha svolto su un website. Abbiamo visto nei precedenti episodi sia la compilazione del bug, sia la ricerca e i ragionamenti che Carlo ha fatto durante il test. Partiamo subito e vediamo come Carlo ha continuato il suo test esplorativo sul website. Proviamo a vedere qualche altro calcolatore, sempre per esempio, non so, Purchase Price Calculator. Vediamo 0. No, ok, non è un valid value. Ok, perfetto, anche qui quindi c'è un minimo di controllo. Proviamo un numero esageratamente largo, vediamo se c'è un controllo. No, ok, io dubito che qualcuno possa mai guadagnare questa quantità di soldi come stipendio medio annuale. Ok, mi sembra molto strano che il calcolatore ovviamente funziona, però mi restituisce dei risultati che non hanno senso perché ho inserito delle cose che non hanno senso. Forse anche qui avrebbe senso andare a mettere dei controlli, ecco. Bene, anche in questo caso Carlo sta testando quelli che sono gli strumenti messi a disposizione da UBS. Vi sembrerà strano il test che sta facendo Carlo? Nella realtà, l'avevamo visto già nel precedente video, inserire dei valori che sono sicuramente non reali potrebbe essere un buon approccio per andare a verificare soltanto se sono presenti i controlli di conformità, quindi se esiste un minimo o un massimo. Riscontrare l'assenza di questi controlli è sicuramente un bug, ne avevamo già parlato l'altra volta. Non è un bug high, è un bug low, medium, semplicemente perché bisogna vedere il processo in tutto tondo. Quindi dal form che vi ha fatto vedere Carlo, sicuramente il funzionamento è falsato andando a mettere 10 miliardi o comunque una cifra esorbitante, e quindi è sicuramente falsato il conteggio, ma il calcolatore non va in errore. Carlo si è fermato soltanto al test del calcolatore, non è andato appunto avanti. Magari sarebbe simpatico verificare se inviando la richiesta appunto di preventivo questa vada avanti o meno, oppure si riceve la richiesta appunto di correzione dei dati. Di certo è molto più importante capire se quel comportamento assurdo appunto di una cifra così fuori dagli schemi per quello che si sta facendo generi poi a seguire un bug più consistente. Proviamo per esempio a fare un controllo diverso, mettiamo per esempio 1 qua e una cifra esageratamente assurda di qui, vediamo un po' se anche quello funziona. Ok, anche qua, vabbè, in realtà qua mi dà un maximum price, però non mi corregge per esempio qua l'equity in CHF, quindi questo è un po' strano, devo dire, e tra l'altro qua mi segna notazione scientifica addirittura per andare a scrivere la minima quantità di richiesta di equity, vabbè. Inoltre c'è un piccolo buggettino grafico che si vede quando porto il mouse con il mouse over qua, ovvero il fatto che vediamo che effettivamente la cifra della percentuale esce dalla bolla, diciamo, dove sono inserite le parole. Bene, come abbiamo visto, infatti Carlo è andato a verificare anche il comportamento opposto, quindi andando a inserire il valore inverso per verificare che il calcolatore avesse i controlli, e anche in questo caso non ce li ha. Diciamo che nel secondo caso la situazione cambia, perché a causa appunto del numero troppo grande inserito si vengono a creare dei bug legati sempre a questo comportamento anomalo, così come la rappresentazione con il simbolo esponenziale, perché è un numero molto grande che è stato inserito, e anche il bug al di sotto della rappresentazione nel pop-up con la percentuale. Ora, io probabilmente per riportare un bug riporterei in un unico bug il fatto che non ci siano controlli. Quindi probabilmente riporterei in un unico bug il fatto che appunto non c'è mezzo controllo e tutto quanto funziona così e uno può fare quello che vuole e inserire delle cifre che non hanno senso. Probabilmente io metterei come pagina dove l'ho trovato una delle due pagine dove l'ho trovato, quindi per esempio diciamo senza di controlli sulle cifre inserite. Come tipo di bug effettivamente è complicato qui ed è complicata anche la severity. Queste sono le due cose su cui io andrei a sbagliare.
sbagliare sicuramente, adesso Fabrizio mi mangerà. Probabilmente come tipo di bug non ne sono sicuro, o usability o other metterei, perché usability va a impattare sull'esperienza utente. Questo, non lo so che cosa vada a impattare effettivamente, cioè sì, va a impattare sull'esperienza utente, ma non è neanche un malfunction, è semplicemente l'assenza di una feature in un certo senso, quindi forse usability. Per la severity andrei a mettere una cosa tipo low, perché ovviamente non è qualcosa che uno va a fare di suo, di propria iniziativa, diciamo inserire cifre a caso, e ovviamente la replicability always, e l'azione step by step, vabbè, sarà chiaramente apro il sito su UBS Key, clicco su calculators, clicco su purchase price calculator, corro nel campo annual income, inserisco cifre enormi. Quindi non lo stiamo a scrivere, ma fondamentalmente questo è. Ovviamente il risultato aspettato potrebbe essere, ci sono dei controlli massimi per un limite di una cifra massima che uno può inserire, una cosa del genere. Invece il risultato attuale è non c'è nessun controllo e uno può inserire tutte le cifre che gli paiono e piacciono. Bene, abbiamo visto la compilazione del bug form relativo al primo bug, dove appunto non sono presenti dei controlli. Io avrei corretto così la segnalazione fatta da Carlo, quindi sicuramente la pagina dove si verifica che cosa è stato fatto, quindi la sua descrizione, gli step da replicare, qual è la pagina dove ha cliccato e cosa ha fatto, assolutamente corretta. Inserirei quello che è proprio l'esempio, per carità, inserire 10 con 20 zeri magari potrebbe sembrare strano, però metterlo come esempio non sarebbe male. Nel titolo sicuramente metterei assenza di controlli per valori fuori standard. Riguardo alla tipologia, Carlo giustamente era indeciso fra malfunction e usability. In questo caso io lo lascerei come uno usability, tra low e medium va benissimo. Il fatto che il percentuale vada al di fuori del banner è perché i numeri sono indicati male, è un numero grandissimo, la percentuale diventa molto grande, quindi esce da quello che è lo spazio normale per i calcoli di questo tipo. Per quanto riguarda l'altro bug, controlliamo prima che funzioni con delle cifre sensate a questo punto, perché se funziona solo in questo caso magari vale la pena di segnalarlo, ma comunque la severity cambierebbe secondo me. Quindi per esempio proviamo a mettere quello che lui ci dice. Qua ci diceva 90.000, qua 100.000 e vediamo un po'. No, esatto, qua la percentuale non esce, giustamente perché prima il numero di CHF era talmente grande che gli mandava la percentuale nella riga sotto, quindi questo è il problema. Andrei comunque a riportarlo come bug, indicando magari nel campo di commenti addizionali il fatto che probabilmente se metto una serie di controlli su questo campo qua di equity in CHF, automaticamente quest'altro buggettino qua sarebbe risolto. Anche questo andrei a dire che è per esempio un graphic, probabilmente di impatto low o medium, forse direi medium, perché potrebbe essere che magari per proprietà molto grandi, tipo non so, se qua metto 20 milioni per esempio, magari già esce. Esatto, già per esempio per 20 milioni esce, e una proprietà da 20 milioni può esistere, ecco, magari è difficile con uno stipendio di 90.000, facciamo anche uno stipendio di $500.000 l'anno, che ne so, comunque vediamo che esce. Quindi insomma alla fine forse medium la severity, perché non capita solo in casi super laterali dove sto andando a forzare il sito, ma capita anche in casi un po' limite ma che potrebbero verificarsi con più frequenza. Direi severity low, no, medium abbiamo detto, scusate, il tipo di bug un graphic, replicability sempre, per better description sempre la stessa, quindi apro UBS Key, vado con mouse over su calculators, clicco su purchase price calculator, scorro in basso, eccetera eccetera eccetera. Come titolo forse anche qua direi purchase price calculator, percentuale esce dalla finestra che si apre con mouse over, una roba del genere, mi sembra sensata. Bene, come abbiamo visto, Carlo ha fatto il ragionamento che vi ho fatto poco fa, quindi anche lui si è domandato se in effetti quel comportamento fosse un comportamento legato alla forzatura o un comportamento normale, e abbiamo visto che in effetti è legato alla forzatura. La compilazione del bug form di Carlo direi che va benissimo, il ragionamento anche sulla severity è corretto. Nel caso in cui fosse capitato soltanto con valori estremi sarebbe stato un low, ma la possibilità che si possa verificare con cifre più reali alza la severity passandolo a medium. Quando andate a compilare il bug form cercate di essere i più chiari possibili, ma anche i più semplici nella descrizione. Carlo sta cercando di spiegare che il testo va fuori la maschera che viene visualizzata al mouse over sul grafico, e una rappresentazione sbagliata della percentuale all'interno della maschera sul grafico. Tutto il resto va inserito nella descrizione del bug o nei commenti aggiuntivi, non nella description step by step, perché deve soltanto riportare gli step da replicare. Può andare nell'actual result
Alt alla fine e nei commenti aggiuntivi. Ok ragazzi, io penso che questo video sia già esageratamente lungo, so già che dovrò tagliare cose in editing e ringrazio Fabri per aver avuto sicuramente la pazienza di averlo guardato e avermi commentato un po' le schifezze che ho fatto, i bug che ho trovato. Spero che vi sia piaciuto e fatemi sapere anche cosa ne pensate di questo nuovo formato. E adesso vabbè, ripasso la parola a Fabri se deve dire altre cose. Bene, riprendo un attimo al volo io la parola. In conclusione, l'approccio di Carlo è veramente stato il più puro possibile. Ha esposto i suoi dubbi, le sue criticità. Vi ricordo che in caso di dubbi potete fare riferimento alla University, agli articoli, perché veramente la piattaforma è piena di dritte su come risolvere problemi. In secondo luogo potete contattare l'Leader, è sempre riportato nel manuale, e dopodiché se doveste aprire un bug e questo dovesse essere rifiutato, fate attenzione alla motivazione che il Treble Reader dà sul rifiuto. È molto importante imparare anche dai propri errori per poter acquisire sicurezza e andare avanti oltre a quelli che sono i bug classici che magari uno è abituato a segnalare. Benissimo, io vi saluto e ci rivediamo al prossimo video. Ok, grazie mille Fabrizio per tutte le informazioni che ci hai condiviso in questo video e per la review che hai fatto nei miei confronti. Devo dire che per quanto mi riguarda è stata un'esperienza veramente interessante avere un coach che praticamente a livello personale andava a fare una review di quello che io facevo. Mi ha fatto vedere cosa facevo in maniera corretta e cosa invece sbagliavo e posso andare a migliorare. E questo quindi sicuramente andrà a migliorare la mia attività di tester, quindi la mia abilità nello scovare bug e quindi si spera anche i miei guadagni. Detto questo ragazzi, ditemi nei commenti voi cosa ne pensate, lasciate un commento per esempio per commentare l'operato di Fabrizio o qualsiasi altra cosa. Noi ci vediamo la prossima settimana in un nuovo video, nel secondo video di questo bellissimo 2024 con Triber.